Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Nel video di oggi andremo a fare un lavoro che è un po' inconsueto rispetto a quelli che porto solitamente qui nel canale. Andremo infatti a fare la pulizia del carburatore di un decespugliatore, quindi un decespugliatore da giardino col classico carburatore, che purtroppo, come può capitare, si è sporcato. Nel mio caso ad esempio si era sporcato per causa di una miscela troppo grassa e quindi tanto fumo bianco dallo scarico e la quasi totale impossibilità a salire su di giri, quindi anche se acceleravo il decespugliatore andava ad affogarsi fino a spegnersi, quindi era praticamente impossibile utilizzarlo. Pur avendo messo una miscela corretta, poi il carburatore è rimasto sempre sporco e quindi è stato necessario smontarlo e pulirlo. È un'operazione veramente facile, ma che comunque richiede una minima manualità da parte vostra, quindi se non avete manualità o se non vi sentite seguire lasciate perdere, posto che comunque parliamo di componenti che nuovi hanno un costo di poche decine di euro, quindi si possono comprare con pochi soldi. Però comunque non è la natura del mio canale. Qui vi faccio vedere come mettere mano alle cose e come ripararle. Ovviamente mi raccomando, io non sono un tecnico, non sono un meccanico, non sono uno specialista del settore. Però come faccio sempre, spesso ho bisogno per necessità o semplicemente per passione, mi diletto a fare dei lavori, come in questo caso la pulizia del carburatore. E quindi vi faccio vedere come si fa. Se ne avete bisogno è veramente semplice da fare, però, ripeto, io non sono un meccanico e se non avete manualità lasciate perdere questa operazione. Quindi comunque un'operazione semplice ma va saputa fare, bisogna saper usare le mani. Seguitemi che andiamo subito a mettere mano sul carburatore. Allora ragazzi, ecco qui il nostro carburatore, come vedete quello piccolino a fianco a quella scatoletta nera, che non è altro che il filtro. Questo nel mio decespugliatore, questa è la forma del carburatore, ma sono praticamente tutti uguali. Allora, prima di tutto andiamo ad aprire questa scatoletta, che è il filtro dell'aria. Avremo bisogno di una chiave a tubo, molto semplice. Ecco qui, sfiliamo il filtro dell'aria, quindi facciamo una leggera forza, ovviamente attenti a non rovinarlo. Qui ci viene fuori la guarnizione e poi piano piano andiamo a staccare prima i tubicini della miscela, quindi il tubicino di mandata e il tubicino di ritorno della miscela. Quella è la pompetta per aspirare la benzina, per andare a aspirare la miscela, scusatemi, e mandare all'interno del carburatore. Ecco qui, staccati quelli, andiamo poi a sfilare il carburatore, che è semplicemente infilato su quelle barrette filettate. Aiutiamoci magari con un piccolo cacciavite, facciamo leva e sfiliamolo. Eccolo qui il carburatore, veramente piccolo. Adesso andiamo sul tavolo e andiamo a smontarlo. Prima di tutto, con della benzina pulita ovviamente, andiamo a dargli una pulita esterna, in modo che lo sporco che si trova fuori non vada poi ad entrare all'interno del carburatore quando andiamo ad aprirlo. Diamogli una pulita con un pennello e poi iniziamo ad aprirlo. Prima di tutto andiamo a smontare la valvola superiore, quindi quella che poi permette la pompetta, che permette di aspirare la miscela e mandarla all'interno del carburatore. Ovviamente tutti questi componenti si trovano di ricambio anche online, poi vi lascio il link qui sotto in descrizione. Questa come vedete è nuova perché l'ho già cambiata, però insomma vendono di ricambio queste piccole bollicine di gomma, insomma. Ecco qui, andiamo a smontare la prima parte, ecco qui il primo coperchio e qui già abbiamo la prima membrana, ecco qui. Ovviamente io la smonto col cacciavite perché è incollata, è attaccata al coperchio, però voi fate attenzione ovviamente, fate piano. Ecco qui la prima membrana, che è quella che solitamente si sporca più facilmente, soprattutto quando andiamo a fare una miscela grassa. Anche in questo caso un pennello con la benzina e andiamo a pulirlo. Una piccola strofinata. Siate delicati, ma comunque sono componenti abbastanza robusti, quindi facciamo piano, spolveriamolo con un pennello intriso di benzina e poi andiamo a appoggiarlo. E piano piano andiamo a rimuovere le altre componenti. Ecco qui. Parte superiore, quindi sempre col nostro pennello andiamo a spennellare sopra. Già che ci siamo, continuiamo a pulire. E poi andiamo a aprire il coperchietto inferiore. E adesso qui c'è la parte più delicata, in quanto andremo a lavorare sullo spillo e sul lago. Quindi attenzione, c'è una mollettina molto piccola. Se non avete manualità lasciate perdere. Se ne avete invece, ovviamente con attenzione, poi appoggiatevi sul ripiano in modo che i componenti che vi cadono sul tavolo e non li andate a perdere. Rimuoviamo questo coperchietto, eccolo qui, coperchietto inferiore. Anche qui troverete una membrana. Ecco qui. Anche questa ci aiutiamo magari con un cacciavite per rimuoverla. Cacciavite a taglio molto piccolo, sufficiente a allentare la parte appiccicata e sollevarla. Anche qui andiamo a pulire. Ecco qui. Adesso andiamo a rimuovere questi che sono lo spillo e l'ago, ecco qui, è la molletta. Sono ottenuti da una piccola vitina. Piano quando l'allentate, perché appena l'allentate parte via tutto perché c'è una piccola molla. Quindi a mano andiamo a rimuovere tutti i componenti. Ecco qui.
E anche in questo caso andiamo a fare una bella pulizia. Togliamo la guarnizione esterna, quella del filtro dell'aria, e andiamo a pulire per bene col pennello e la benzina tutto quanto. Facciamo in modo che la benzina pulita entri all'interno, in modo da andare a rimuovere eventuali residui di sporco o semplicemente, come nel mio caso, di grasso, di olio. Questa operazione si fa anche, io lo faccio solitamente anche a fine stagione, in modo da pulirla da tutte le impurità prese durante la stagione di lavoro, quindi durante l'estate in cui viene utilizzato parecchio è facile che si sporchi, perché comunque, come avete visto, è un componente che rimane esterno, quindi facile che ci vada polvere, erbetta, insomma si sporca molto facilmente. Ed ecco qui. E adesso andiamo a rimontare l'ago e la mollettina, ovviamente con attenzione. Aiutiamoci magari con un cacciavite a punta taglio molto piccolo per poter posizionare tutti i componenti. Ovviamente fate molta attenzione quando li togliete, in modo che vi ricordate anche come rimetterli. È abbastanza facile da rimetterli, però se vi serve, insomma, cercate di usare la vostra memoria. Ecco qui. Soprattutto per la posizione. Stesso discorso per le membrane, anche se per le membrane sarà facile, vi potrete aiutare con le forme, perché hanno una forma particolare e quindi soltanto in un certo modo possono essere ricollegati. Ci sono sempre dei piccoli punzoni che permettono di riallineare bene tutti i componenti, quindi comunque, come vi ho detto prima, è un'operazione molto facile da fare se avete manoletta. Ecco qui, assicuratevi che poi funzioni, quindi premete la levetta e vedete che la molla riporterà al suo posto lo spillo. Ecco qui. E adesso che abbiamo pulito, andiamo piano piano a rimontare tutti i componenti. Ecco qui. La molla funziona perfettamente. Rimettiamo la membrana che prima abbiamo accuratamente pulito con la benzina e il pennello. Vedete, come vi dicevo prima, ci sono dei punzoni che ci permettono di capire in che posizione metterli, in che verso metterli per evitare di sbagliare. Ecco qui. Coperchietto. Per il serraggio fate attenzione, ovviamente non stringeteli troppo da spaccare, ma neanche da rimanere lenti. E l'avvitamento fatelo sempre a croce, quindi da un lato e poi nella sua diagonale, insomma. Non andate mai a serrare prima un lato e poi l'altro, sempre in crocio. E poi dategli prima un serraggio morbido e poi andate a stringere definitivamente. A questo punto andiamo a mettere la membrana superiore, anche in questo caso pulita prima. Ok, in questo caso la colleghiamo prima sul coperchio e poi la colleghiamo la montiamo sul carburatore. Andiamo poi a mettere la pompetta, anche in questo caso una forma vincolata, cioè avete soltanto un verso in cui metterla. Serrate, in questo caso abbiamo solo due viti, quindi non ci sarà da fare nessuna diagonale, o meglio, solo in diagonale si fissano. Andiamo a provare la levetta dell'aria e andiamo a ricollegare tutto. Quindi rinfiliamo il nostro carburatore nel motore, diamo un'altra pulita prima di ricollegare tutto, perché anche qui è facile che ci sia dello sporco e poi andiamo a fare un lavoro inutile se lo rimontiamo su un motore completamente sporco che riporta dentro impurità. Questo è un lavoro che vi rilascia la puzza di benzina nelle mani, quindi usate dei guanti o vi preparate a pulire con del limone e del sapone per i piatti. Andiamo a ricollegare il tubo di mandata e il tubo di ritorno. Ricordatevi il verso, anche se comunque entrambi vanno all'interno del serbatoio, quindi poca differenza quelle di due collegate. Uno pesca la benzina e l'altra tira fuori quella in eccesso, quindi abbastanza semplice. Rimettiamo il filtro che poi servirà per tenere il carburatore attaccato al motore, o comunque vicino. Serriamolo con la chiave a tubo. I soliti due viti. Come vi ho detto prima, io lo faccio sul mio, ma sono praticamente tutti uguali. Io avevo visto un tutorial fatto su un altro decespugliatore completamente diverso, ma il carburatore era quello, quindi comunque può cambiare leggermente la forma, la marca, ma sicuramente la procedura è questa, quindi non c'è da sbagliarsi. Ecco qui, rifissiamo tutto. Ricolleghiamo adesso il cavetto dell'acceleratore. Facciamo anche delle prove per vedere se, insomma, tirando l'acceleratore va ad agire sul nostro carburatore. Ecco qui, funziona perfettamente. Come vedete, come acceleri, apre ovviamente la benzina, quindi fa andare.
Adesso diamo un paio di pompate e proviamo, nel mio caso 7 vanno date, e proviamo l'accensione del nostro decespugliatore. Andate a regolare la posizione della levetta dell'aria e poi andiamo ad accenderlo. Ovviamente ancora adesso deve andare in circolo la benzina, quindi sarà un pochettino lento all'inizio, però poi non appena si scalda, non appena va in circolo la benzina buona, la benzina con la giusta miscelazione, andremo ad avere delle accelerate normali e rimarrà acceso anche al minimo di giri. Ecco qui, diamo gas e vediamo come funziona. Allora ragazzi, anche questo video è arrivato alla sua conclusione. Se il lavoro che ho fatto ti è piaciuto e ti è stato utile, ti invito a lasciare un commento qui sotto, ovviamente un like, quindi un mi piace sotto al video, e ovviamente iscriverti al canale. Mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanella per stare sempre aggiornato su tutte le mie pubblicazioni. Ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine e ti auguro un buon proseguimento nel canale. Buon divertimento!